si è sostituito al baratto la compravendita, che cosa è avvenuto? Che io uso la moneta non solo per misurare il valore del bene che vado a comprare, cioè il prezzo di mercato. Io dico un occhiale ha il prezzo di 20.000 lire. Allora con 20.000 lire che è il prezzo dell'occhiale che faccio? Misuro il valore dell'occhiale. Poi queste 20.000 lire non sono solo la misura dell'occhiale, ma anche il corrispettivo che io do a chi mi vende l'occhiale. Perché? Perché questo pezzo di carta incorpora non solo la misura del valore, ma anche il valore della misura, cioè il potere d'acquisto, perché ogni unità di misura ha la qualità corrispondente a quello che deve misurare. Ecco perché la moneta ha valore, perché misura il valore, come il metro ha la qualità della lunghezza, perché misura la lunghezza. Quindi quando io pago con moneta, misuro il valore dell'occhiale, pago l'occhiale, ma do anche la moneta come corrispettivo. E allora, quando i monetaristi inglesi dicono la moneta è neutra nello scambio, perché quello che conta è lo scambio di merce contro merce, prima di tutto hanno una concezione materialistica del valore. Abbiamo visto che il valore non è una proprietà della materia, ma è un rapporto tra fasi di tempo. La penna ha valore perché prevedo lo scrivere, quindi il valore è il rapporto tra il momento della previsione e il momento previsto, quindi è la dimensione temporale che realizza il valore. Quindi non è necessario che ci sia l'oro in banca, tanto è vero che l'oro non c'è, è stato abolito, dal 15 agosto del 71 la riserva d'oro è stata abolita e da quella data il dollaro doveva perdere totalmente il suo valore, mentre non solo non ha perso valore, ma si è sostituito all'oro come moneta base del sistema monetario mondiale. Allora noi non vogliamo più essere presi in giro. Questi truffatori che controllano i vertici delle banche centrali la devono piantare di espropriare e indebitare i popoli, di asservire i governi, perché i governi sono fatti da camerieri dei banchieri, perché abbiamo dimostrato che tutti i politici, se vogliono fare politica, devono usare fondi neri, perché hanno perso la sovranità monetaria dal 1694, da quando l'ha inventata la Banca d'Inghilterra, che la sovranità monetaria è diventata di un fantasma giuridico che si chiama la Banca Centrale. Noi siamo stanchi di questi fantasmi, perché i fantasmi sono i paraventi delle grandi mangiatoie. Noi abbiamo analizzato nel mio corso all'università la contabilità della Banca d'Italia, abbiamo dimostrato che la Banca d'Italia dice il falso quando costruisce arbitrariamente la sua contabilità. Ce lo ha detto, all'atto dell'emissione la moneta è a debito della Banca d'Italia, è riportata a debito nella contabilità. Come fa poi a dire di essere proprietaria quando pretende di dare i soldi in prestito? Quando uno non è proprietario è debitore, è custode. Ora il custode non può dare in prestito il bene che io le ho lasciato in custodia. No, è tenuto solamente a custodire, punto e basta. Chi è debitore e non proprietario è custode, come ha detto la Banca d'Italia. Allora perché tu pretendi di avere la proprietà come invece ha dichiarato alla sezione prima della Corte d'Appello di Roma, quando in risposta al nostro atto di appello hai detto la Banca d'Italia è proprietaria? E no, non è proprietaria, perché lo ha detto in bilancio, lo ha ripetuto in atti parlamentari, ce lo ha detto il Ministero del Tesoro, che la Banca d'Italia non ha la proprietà. Allora noi diciamo la proprietà è dei cittadini, noi ci dobbiamo riprendere i soldi nostri, noi la dobbiamo piantare di fare la parte dei fessi. Noi siamo dei fessi, non è vero che i popoli sono fatti, come diceva il poeta, popolo di navigatori, di santi, di poeti, no, di fessi. Noi siamo un popolo di fessi, perché noi ci siamo rassegnati a vivere nel sistema di questa usurocrazia. Noi vogliamo la vera democrazia. La parola democrazia vuol dire sovranità politica al popolo, è una parola bellissima, però il popolo allora deve avere anche la sovranità monetaria, cioè la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Noi non vogliamo vedere più i giovani che si uccidono per disperazione. Noi abbiamo dei giovani che sono allo sbando, che non sanno che cosa fare, non si sposano perché non possono mettere su famiglia.
Quando i giovani non si sposano, praticamente cosa si attiva? La prostituzione, il furto, il tirare a campare, il grido di dolore di questi giovani ne dobbiamo capire. E allora dobbiamo risolvere il problema. Noi vogliamo mettere in tasca a ogni cittadino, o vecchio o giovane, o maschio o femmina, non ce ne frega niente, a ogni cittadino, in quanto tale, una quota di reddito monetario causato dalla stampa della moneta, perché questo è un valore senza costo creato dai cittadini per il semplice fatto che i cittadini si mettono d'accordo che la moneta debba avere valore, la moneta acquista valore. Oggi la moneta è una falsa cambiale, la Banca d'Italia ci prende in giro. Quando uno dice il falso, basta, mi deve dire perché dice il falso. Ha detto giustamente quel telespettatore, se io porto 100.000 lire in banca, me ne danno 100.000 lire d'oro. Io ho detto, ti danno 100 pezzetti da 1.000 lire nella migliore delle ipotesi. E allora basta essere presi in giro. Noi ci dobbiamo riprendere i soldi nostri. Ecco perché noi abbiamo presentato al Senato un disegno di legge. Questo disegno di legge è fatto di 50 parole. Queste 50 parole noi le abbiamo scritte all'università dopo 34 anni di ricerca. E le parole sono queste, le ripeto, articolo primo, all'atto dell'emissione la moneta nasce di proprietà dei cittadini italiani e va accreditata dalla Banca Centrale dello Stato. La parola accreditata sostituisce la parola addebitata. Pronto? Pronto? Sì. Senta professore, sto seguendo la sua conversazione. Sono un po' perplesso nell'applicazione pratica della sua teoria. Può farmi un esempio pratico come potrebbe mettersi in atto la sua teoria? A livello terra-terra, come si dice. Ecco, poi altra terra-terra. domanda. Allora. Mi dica un po', scusi, la Banca d'Italia può stampare illimitatamente valuta? O c'è un limite nell'emissione di valuta? Grazie. Prego. Dunque, la prima domanda è praticamente che cosa succede? Praticamente succede questo, noi abbiamo detto a ogni cittadino vogliamo dare un codice dei redditi sociali, quindi è come se io avessi un conto corrente in banca, su quel conto corrente a ogni cittadino io deposito una quantità di denaro per liberare il cittadino dai bisogni essenziali e quello che gli spetta, in conformità a quello che è lo sviluppo economico e produttivo. Quindi io gli devo dare al cittadino il denaro suo, chi crea quello della moneta non è chi lo stampa ma chi lo accetta, e lo abbiamo dimostrato. Se noi mettiamo a stampare in un'isola deserta il governatore non nasce il valore perché manca la gente, quindi chi crea il valore è la gente. Allora a ogni singolo cittadino noi dobbiamo dare un codice dei redditi sociali come il codice fiscale. Il codice fiscale serve per pagare, questo serve per incassare. Che cosa? La quantità di reddito causata dalla stampa della moneta e la quantità di reddito causata dalle aziende di Stato, perché le aziende di Stato sono parte dei soldi dei cittadini che hanno pagato le tasse, quindi è giusto che il reddito delle aziende vada ripartito fra i cittadini. Quindi, come se noi dessimo ad ogni capofamiglia un conto corrente bancario o postale su cui viene accreditata la quantità di valore monetario stabilito dal potere politico. Il potere politico deve programmare questo. Ovviamente è un dovere dare questo reddito, perché noi non diamo elemosina, noi diamo al cittadino quello che crea il cittadino. Vedete,